Amore? Sono l'avatar di Marilyn Monroe, sto cercando di ritrovarmi come persona. A volte non è per niente facile. Milioni di persone vivono la loro intera vita senza mai trovarsi. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Non ti resta che scegliere la coppia preferita. Sembravano più affiatate che mai le tre coppie nate all'interno del Grande Fratello VIP 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e Micolin Corvaia e Edoardo Tavassi, che sembrerebbe andare attualmente bene. Appaiono sempre più in sintonia. La loro storia d'amore continua a gonfie vele e i fan non potrebbero essere più felici per i loro beniamini che, una volta usciti dal Grande Fratello VIP, hanno potuto vivere la loro relazione al massimo. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie. Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria pare sia finita, e questa volta sembrerebbe vero. A far scattare il dubbio è proprio l'influencer. La relazione tra i due sembrava andare a gonfie vele fino a che non sono emerse le solite indiscrezioni su una presunta crisi. La terza coppia è quella formata da Daniele e Oriana. Si sono conosciuti all'interno del GF VIP e, tra loro due, non è scattata subito la scintilla. A entrambi erano stati attribuiti diversi flirt. In seguito i due si sono avvicinati sempre di più e dopo alcuni mitico litigi e incomprensioni e sembrerebbero quanto risolti ora sono felici. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare il sondaggio chi preferisci tra le coppie nate al GF VIP 7? E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Pubblicità con il cuore. Sono l'avatar di Filippo Bisciglia. Si chiamano Mirko e Perla, sono insieme da 5 anni e convivono, ma come le altre coppie hanno problemi di coppia. Come spiega nel video di presentazione, è stata Alessia a scrivere alla redazione. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Temptation Island 2023 torna su Canale 5 da lunedì 26 giugno 2023. Per la settima e ultima coppia abbiamo due concorrenti annoiati. Lei è molto annoiata e non ha più stimoli, mentre lui non vede un minimo di comprensione da parte di lei. Per il canale adesso ti chiedo di mettere un bel like, ne siamo ghiotti. Perla. Mi chiamo Perla, ho 25 anni e sono fidanzata con Mirko da 5 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché per amore suo mi sono trasferita a Rieti dalla mia città che è Salerno. E nonostante i miei sacrifici, ho rinunciato alla famiglia, al lavoro e alle amiche. Ad oggi Mirko non mi rende felice. Questo perché è diventato apatico e non dà stimoli alla relazione. Mirko, io ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti e delle abitudini. Però vedo un muro davanti a me. Come se qualunque cosa non fosse la cosa giusta. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie. Amore? Sono l'avatar di Romina Power. È tornata insieme una delle coppie simbolo della musica italiana per oltre 20 anni, grazie anche alla loro relazione fuori dal palcoscenico. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Albano e Romina Power sono stati sposati per quasi 30 anni e hanno cantato brani che sono entrati nella storia della musica italiana, come ad esempio Felicità. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie. I due si erano conosciuti nel 1967 lavorando assieme nel film Nel Sole. La separazione dell'attrice americana, nel 1999, fu uno shock per molti fan,
che da allora non sognano che rivederli nuovamente insieme. Albano e Romina non sono tornati insieme. All'Arena di Verona il duo si è ricomposto unicamente per motivi artistici in qualità di colleghi e professionisti, senza alcun coinvolgimento sentimentale. Albano e l'attrice americana negli ultimi anni si sono riavvicinati professionalmente, i quali hanno deciso di esibirsi nuovamente in concerto cantando le loro famose canzoni. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Sono l'avatar di Silvia Tofanin. Antonino Spinalbese è fidanzato con Carolina Stramore? Carolina finalmente svela il mistero? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Complice una foto pubblicata su Instagram che li mostrava insieme che ha fatto nascere la consapevolezza che Antonino Spinalbese e Carolina Stramare avessero una relazione. L'ex di Belen ha in seguito cancellato lo scatto che lo ritraeva con la ex Miss Italia. Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. Grazie di cuore se lo farai. La situazione è diversa, e a dire tutta la verità è stata la bella Carolina Stramare stanca di leggere cose non vere in un messaggio tra le storie di Instagram. Io e Anto siamo solo amici, con amici in comune. Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli. Vai all'homepage, clicca su Community e vota e rispondi ai sondaggi. Hanno chiesto: cosa è successo con Desdemona? Sono l'avatar di Maria De Filippi. Desdemona Balzano è la ex dama del trono over di Uomini e Donne cacciata da Maria De Filippi nella puntata del 15 marzo scorso. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. La Balzano è stata accusata di avere sfruttato la visibilità offerta dal programma per trarne un profitto personale. Ha raccontato di avere denunciato anche Gianni Sperti e Armando Incarnato. Dopo essere stata allontanata, è tornata in trasmissione per scusarsi e provare a rientrare. Perché Maria e Maurizio hanno adottato? Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. Grazie di cuore se lo farai. Maurizio Costanzo e io non avevamo alcun problema fisico, avremmo potuto scegliere di fare un figlio in maniera naturale. E d'accordo con mio marito, avevamo scelto di adottare perché il nostro desiderio era quello di aiutare bambini in difficoltà. Gabriele Costanzo ha anche un fratellastro e una sorellastra, Saverio Costanzo, 47 anni, e Camilla Costanzo, 50 anni. Entrambi sono figli di Maurizio Costanzo e della sua seconda moglie Flaminia Morandi. Chi è la famiglia di Armando Incarnato? Vai all'home page, clicca su Community e vota e rispondi ai sondaggi. Chi è la moglie di Armando Incarnato? Il cavaliere del trono over è stato sposato con una donna di nome Daniela. E hanno avuto una lunghissima relazione, durata ben 17 anni e iniziata quando erano ancora molto giovani. Dalla loro storia d'amore è nata una figlia, di nome Michelle. La relazione è finita perché l'ha tradita. Così da questo momento per lui è iniziato un periodo nero della sua sfera privata. Ultime notizie. Sono l'avatar di Gerry Scotti. Michelle Hunziker in vacanza si mette in costume sulla neve, l'ebbrezza di farmi congelate le ciabatte. I fan, nonnina, copriti ora ho bisogno di te insieme andremo lontano per essere aggiornato iscriviti, adesso, qui sotto e attiva la campanella. Michelle dopo aver pubblicato le foto su Instagram è stata inondata di complimenti da parte dei follower. La presentatrice è diventata nonna lo scorso 30 marzo, ma a vederla così in costume non sembra una nonna. È in perfetta forma fisica e si trova sulla vetta di Jungfraujoch, il passo situato fra le montagne Monce Jungfrau nelle Alpi Bernesi in Svizzera, al confine fra i cantoni di Berna e Vallese. Poi lancia la challenge estiva. Scopriamo di cosa si tratta. Cancelletto costumata in vetta, così la Hunziker lancia una nuova challenge estiva che sembra già vinta da lei in partenza.
Ecco cosa ha detto. Unziker: ho sempre voluto provare l'ebbrezza di farmi congelare le ciabatte ad alta quota a -6 gradi e adesso vi lancio la sfida. Tagatemi con cancelletto costumata in vetta. Cretinaggine a parte, vi invito a visitare Jungfraujoch a 3570 metri, uno dei ghiacciai più belli d'Europa. Raccogliete la sfida? Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. E non dimenticare di mettere un bel like, ne siamo ghiotti. Grazie. Hanno chiesto: quando inizia Uomini e Donne? Sono l'avatar di Maria De Filippi. I fan della trasmissione non vedono l'ora di rivedere tutti i loro beniamini. Non conosciamo ancora la data certa. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. La stagione 2023-2024 di Uomini e Donne riprenderà a settembre, anche se ancora non è stata fissata la data esatta. Certamente la prima puntata sarà di lunedì, è ipotizzabile dunque che possa essere il 4 o al massimo l'11. Chi ha scelto chi? La prima coppia. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie Lavinia Mauro. Ha detto: ho 26 anni. Sono nata e vivo a Roma. Nella vita studio scienze politiche e relazioni internazionali. Mi mancano 6 esami alla laurea e adesso sto preparando questi 2 esami che ho tra una settimana e sono spagnolo e organizzazione e contabilità dell'amministrazione dei servizi pubblici. Ha scelto Alessio Corvino, ha 27 anni ed è nato a Caserta ma vive a Milano. Ha studiato economia aziendale a Napoli, dopo un master a Perugia, si è trasferito a Milano. Oggi lavora nel campo del digital marketing. Sul suo profilo LinkedIn si descrive come social media specialist e content manager. Chi ha scelto chi? La seconda coppia. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Federico Nicotera ha detto: mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l'aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima. Ha scelto Carola Carpanelli, nata il 24 luglio 2001. Carola Viola Carpanelli è di Varese e studia Scienze Economiche e Politiche Europee all'Università del Piemonte Orientale. Il suo percorso di studi sta per terminare ed ha una passione per le motociclette. Amore? Sono l'avatar di Leonardo DiCaprio, avevo 23 anni quando ho interpretato Jack in Titanic. Quale coppia preferisci? Io e Rose eravamo un'altra cosa. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Scegli tra Gabriel Garbo e Adua Del Vescovo e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I rapporti si sono interrotti fra Adua Del Vescovo e Gabriel Garco. Dopo essere stati grandi amici sotto i riflettori del GF VIP, dove Garco ha fatto coming out, i rapporti fra i due sembrano essersi raffreddati. Ne parla la rivista Chi, dove Rosalinda Cannavò, la nuova conduttrice di Casa Chi, ha rilasciato una intervista, rivelando con amarezza che il legame con Gabriel si sarebbe interrotto. Ecco cosa dice. Sinceramente, non so che fine abbia fatto. Mi dispiace molto. Magari lo inviteremo a Casa Chi. Io non ho nessun problema con lui, anzi, gli voglio bene e gli vorrò per sempre un gran bene. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio.
Grazie oltre a Garco, Adua del Vescovo ha parlato anche della nuova edizione del GF VIP, di Adua del Vescovo basto io. Grazie, Rosalinda era entrata al GF VIP con lo pseudonimo di Adua del Vescovo, era fidanzata con Massimiliano Moro e prossima al matrimonio. E poi, nella casa più spiata d'Italia, l'attrice avrebbe conosciuto quello che è diventato il suo nuovo compagno, Andrea Zenga. Oggi i due vivono insieme e progettano il loro futuro, rendendo partecipi i tanti fan che li seguono dei loro progetti lavorativi. I due stanno insieme ormai da anni. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Hanno chiesto. Prima probabile concorrente. Sono l'avatar di Richard girava la voce di una mia partecipazione, è una fake, sono soltanto chiacchiere. Ora ho bisogno di te, insieme andremo lontano, per essere aggiornato iscriviti adesso, qui sotto, e attiva la campanella. Ecco la prima probabile concorrente, Brenda Asnicar, all'anagrafe Brenda Daniela Asnicar Mendoza. È un'attrice e cantante argentina, nota per il ruolo di Antonella Lamas Bernardi, l'antagonista della telenovela argentina Il mondo di Patti, e successivamente per essere stata una delle comprimarie in Seconda Suena probabile concorrente. Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. Viola Valentino, pseudonimo di Virginia Maria Minnetti, è una cantante, attrice ed ex modella italiana. Dopo alcune esperienze nel campo della musica e della moda, raggiunge la notorietà nel 1979 con il singolo Comprami, disco che in pochi mesi vende 500.000 di copie. Terzo probabile concorrente. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie. Niccolò Centioni è un attore italiano, noto per aver interpretato il personaggio di Rodolfo Rudy Cesaroni nella serie televisiva I Cesaroni. Quanto costa andare nel pubblico di uomini e donne? Sono l'avatar di Maria De Filippi, è totalmente gratuito, per partecipare a Uomini e Donne, così come tutte le altre trasmissioni della pagina TGT come Amici e Ci Costa per te, non serve mai pagare nulla. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Chi vuole partecipare al noto programma di Canale 5 può prenotarsi senza pagare nulla nel sito perlapromotion.it. In seguito sarà lo staff a contattare via mail e comunicare la data e l'ora. Chi ha scelto chi? La terza coppia. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie Luca da Fre, ha detto, cerco una ragazza con carattere, ambiziosa e che abbia voglia di progettare il futuro. Vorrei evitare donne altezzose, poco serie e eccessivamente gelosa. Ha scelto Alessandra Somelsi, ha detto, sono Alessandra, ho 26 anni e sono nata a Milano, per 24 anni ho vissuto a Senago, un piccolo paese alle porte di Milano. Fin da piccola ho praticato molti sport, tra cui tennis, pallavolo e tanti anni di sci. Il surf era una parola a me sconosciuta. Per me le onde grosse che vedevo al mare erano cavalloni, non erano onde da surfer. Ho studiato giurisprudenza, ma a soli 9 esami alla fine ho deciso di interrompere gli studi, non era la mia strada, ma non avevo idea di quale poteva essere la mia strada. Chi ha scelto chi? La quarta coppia. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Nicole Santinelli è nata a Roma e ha 29 anni. Da quando era bambina è considerata il maschiaccio di casa. Nel video di presentazione Nicole si è presentata guidando un kart in pista e arrampicandosi su una parete d'allenamento.
Un aspetto che è stato particolarmente apprezzato dai fan del programma. Nicole lavora come account manager in un'azienda di informatica e cura la parte social marketing di un ristorante a Roma. Ha scelto Carlo Alberto Mancini, è originario di Bologna ed è nato nel 1989 sotto il segno zodiacale della Bilancia, ma di lui non si sa molto. Sappiamo che Carlo Alberto Mancini vive a Ravenna e ha conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna dopo il diploma classico. Successivamente ha intrapreso gli studi in psicologia. Sono Andra. Amico o amica, stiamo effettuando un test. Un esperimento. In questo momento iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Ora devi scrivere nei commenti il tuo nome e presentarti. La tua città, lavoro, passioni, eccetera. Vuoi aiutare il canale? La speranza nostra è che risponderanno tanti amici. E siamo consapevoli che non risponderà nessuno. Grazie comunque. Se risponderanno 10 o più persone ne pubblichiamo un altro adesso. Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.